Ciao e benvenuti a tutti. Oggi una super sorpresa, una delle mie cantanti liriche preferite. Abbiamo qui con noi Domenica Zamara. Un abbraccio e benvenuta. Ciao carissima, sono felice di essere con te, è un grande onore e grande felicità. Sto seguendo il tuo blog, stai facendo bellissime cose sia artistiche che stupende interviste, sono onorata di essere far parte di vostra famiglia artistica. Grazie tesoro. Allora, tu sei stata adottata felicemente, mi sembra, dalla nostra Italia. Come sei arrivata qui da noi? Sì, diciamo Italia è veramente la mia artistica, patria che amo profondamente. Da bambina sognavo di venire a studiare in Italia perché è una patria di bel canto, a 1600 a Firenze è nata l'opera, allora c'è grande tradizione, c'è pubblico che veramente si intende in Italia. Allora è stato il mio sogno da sempre nella testa. Ho studiato in conservatorio in Polonia, prima classe di pianoforte, canto lirico. Prima di laurearmi, mia maestra di canto ha detto: Guarda, c'è possibilità di vincere borsa di studio in Italia, bisogna mandare CD e poi fare audizione. Io non ci credevo perché non avevo nessuna conoscenza, nessuna raccomandazione, però ho registrato questo disco e mi hanno chiamato subito, che dopo non so, una settimana, che è piaciuta la voce, che vogliono sentire voce dal vivo e poi mi hanno preso in conservatorio a Verona. Allora con grande gioia sono partita per Italia a studiare con grandi maestri. Poi ho conosciuto il grande maestro De Mori, che è stato maestro di Maria Callas a Verona, che ha creduto in me. Oltre al conservatorio gratuitamente mi dava lezioni di canto, mi ha fatto debuttare con la Bohème con lui. Allora una grande persona che sarò sempre grata, veramente una patria di bel canto, ma anche patria di belle persone che hanno sensibilità artistica. Il migliore paese nel mondo, secondo me. Sento tantissima passione per quello che fai. Tu, per la tua esperienza personale, pensi di essere nata proprio per cantare? Cioè è la cosa che hai dentro di più oppure ci sei arrivata un attimino nel tempo? Allora, io sentivo da sempre che sono nata per cantare perché da bambina, diciamo, io avevo un nonno Stanislavo che abitava con noi in Polonia, che era organista di chiesa, anche pianista. Io sempre venivo in sua camera e dicevo, nonno, fammi insegnare pianoforte o l'organo. Cantavo sempre, non giocavo bambole, ma suonavo pianoforte, cantavo. Questa era la mia vera passione. E poi ho scoperto una cosa, quando cantavo i bambini erano felici, diciamo, dicevano canta ancora, ancora, ancora. Ogni tanto dovevo cantare la stessa canzone 10 volte, volevano sempre che li cantavo. Allora ho capito che attraverso canto si trasmette emozioni, che gente è felice oppure commossa. Allora, bellissima cosa, perché secondo me nella vita ha senso fare le cose che trasmettono, che diamo qualcosa agli altri, come tu fai con design, con bellissime, infatti, bella arte visiva. Noi attraverso la vibrazione della musica, allora ho capito che amo questo, che sono nata per canto, che dedico tutta la vita a studiare e crescere sempre di più artisticamente, perché qua non si smette mai di imparare. Quanto è importante a tuo avviso nel corso della vita continuare a studiare per quella che è la tua passione, ma anche la tua professione? Ci vuole studio continuo, diciamo, non si finisce mai, diciamo. Io sono già laureata in conservatorio tanti anni fa, però comunque mi sto perfezionando sempre. Ogni tanto vado da grandi maestri che mi danno qualche consiglio, specialmente da grandi direttori d'orchestra. Poi si impara moltissimo su palcoscenico, studiando ogni opera ha sue difficoltà, sue particolarità, oppure musica, diciamo, da camera, che spesso eseguo arie da camera, ad esempio di Grande Bellini, compositore catanese che adoro moltissimo, oppure grande Mozart. Attraverso, diciamo, palcoscenico si impara moltissimo, con grandi direttori d'orchestra, con pianisti, ogni volta una crescita perché ogni repertorio è diverso. Attualmente sto studiando infatti opera contemporanea che devo fare a Padova, giorno 13. C'è tanto da imparare, diciamo, memorizzare anche libretti difficili, però bella musica. E poi devo fare Carnegie Hall, mio debutto a New York, 3 di, no scusa, 4 di aprile, non vedo l'ora, grande emozione. Anche lì devo studiare altro repertorio, ogni concerto, opera richiede, diciamo, grande studio, preparazione. Come diceva grande Beniamino Gigli, grande tenore italiano, voce, 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 studio, studio, studio. Infatti senza studio non si arriva da nessuna parte. Questo è il mio messaggio per giovani che spesso vogliono arrivare velocemente attraverso talent show. Questa strada non funziona, veramente, una cosa, una scorciatoia non funziona mai, bisogna
dedicarsi assolutamente, sacrificare la vita e dare tutta l'anima per lo studio, per la crescita, perché la voce è un strumento vivo che richiede grande studio, che non siamo mai arrivati al top, bisogna sempre di più, di più, di più. Poi la nostra etapa della vita, ogni etapa è diversa, la nostra parte psicologica, emotiva cambia molto, allora anche la voce cresce, le nostre emozioni. Tu interpreti qualcosa scritto da un'altra persona e interpreti opere diverse, quindi ogni volta è un pochino come entrare nel mondo di chi ha scritto l'opera e spesso e volentieri, penso, non lo so, a Giuseppe Verdi, sono opere universali, cioè che parlano ai sentimenti universali dell'uomo, ma sono opere ambientate in un dato periodo storico. Quindi tu devi entrare sia in un periodo storico, sia nell'opera stessa, quindi nella storia, sia in modo più ampio nel mondo di chi ha scritto l'opera. Come funziona? Sì, sì, una domanda bellissima, grazie mille, perché è un mondo affascinante, una grande ricerca e lo studio anche musicologico, diciamo, storico, perché io ho una mia metodologia di studio che, diciamo, è importante, che ho imparato durante anni percorso artistico. Prima cosa che faccio, prendo il libretto e leggo benissimo il libretto, voglio capire bene il personaggio, la sua parte psicologica, poi è linguaggio di solito metaforico, diciamo, nei libretti di Giuseppe Verdi oppure Mozart che lavorava con Lorenzo da Ponte, sono librettisti, diciamo, quasi poeti, questo linguaggio molto poetico, arcaico, in disuso, anche se chiediamo, diciamo, italiano comune per la strada, per certe terminologie non li conoscono, diciamo, perché il linguaggio specifico, arcaico, poetico, metaforico. Allora spesso se ho qualche difficoltà linguistica, chiedo qualche letterario, qualche filosofo italiano che mi aiuta moltissimo, diciamo, mi spiega benissimo questo libretto, mi aiuta con certe terminologie che non posso non capire. Allora cerco di capire benissimo testo, se capisco bene testo, libretto, dopo comincio a studiare parte musicale, frammento per frammento, diciamo, comincio, ad esempio, se studio la Traviata, comincio con primo atto, arrivo fino a un certo punto, dopo ripeto dopo di nuovo, così metto nella voce, nel mio organismo questa parte musicale, parte anche ritmica che è molto importante. Studio da sola, diciamo che riesco, che suono anche pianoforte, non devo ogni volta andare da pianisti chiedere se mi suonano, faccio da sola. Questo processo è molto importante per me avere tranquillità, diciamo. Quando ho processo di studio di solito non esco proprio, sto a casa, studio, mi concentro, perché sono tempi frenetici, molto veloci, bisogna imparare velocemente a memoria l'opera. Allora quando la memorizzo bene, mi comincio a entrare dentro la musica, il ritmo, il testo e dopo quando sono già sicura di parte musicale, parte ritmica, parte di testo, comincio a entrare nella interpretazione, cerco la mia chiave interpretativa. Dopo di solito in teatro l'opera abbiamo un regista che dà qualche indicazione alla sua visione magari più moderna, più antica, secondo il suo concetto. Allora ovviamente la ascoltiamo. Però ogni tanto ci sono registi che adoro, ad esempio ho lavorato con un grande regista Golat Ludek di Praga, grandissimo regista che fa spesso anche le opere qua in Italia, in grandi teatri. Lui ci ha lasciato grande anche libertà, questo mi è piaciuto molto, ci si è fidato di noi, ha dato qualche chiave indicativa, però potevamo noi creare personaggio secondo nostra personalità e questa è una strada migliore perché quando abbiamo libertà possiamo noi dipingere questo quadro di personaggio con i nostri occhi, con nostra anima. Allora, bellissimo questo processo. Unico problema uscire dal personaggio perché diciamo, non so se devo fare l'opera, c'è produzione che dura un mese o 2 mesi, viviamo sempre con questo personaggio. Allora, non sono più Dominica, sono Violetta, sono Donna Elvira, sono Susanna, dipende dall'opera, però è difficile dopo uscire quando finisce questo momento di grande opera, sì, sì, quando facciamo una o due recite o tre recite, dopo è difficile uscire proprio dal personaggio perché, non so, rimane qualche nostalgia, non dico depressione, ma qualche vuoto dentro. Non mi piace questo stato proprio di vuoto dopo opera raggiunta, anche se c'è grande successo, dopo rimane qualche vuoto, qualche tristezza dentro, si vorrebbe ritornare subito, invece si va da altra parte per altro repertorio. È questo triste che si lascia proprio questo personaggio. È un pochino come se in quel momento morisse la parte di te che è stata il personaggio. È vero, è proprio così, veramente muore parte di noi.
Non so, quando ho fatto Mimì della Bohème di Grande Puccini, anche lì quando Mimì muore, una parte di noi muore dentro proprio, che non ritorna mai più, perché cerchiamo di costruire questo personaggio con tutta l'anima, diamo noi stessi. Non è una finzione, tanti pensano: "Oh, attori sono fingono", non è una cosa finta. Io provengo da questa scuola di Stanislavski, anche che è stato grande, diciamo, regista, ideatore di un teatro realismo, diciamo, realismo realisticamente entriamo nel personaggio, veramente profondamente. Solo unico problema uscire poi da questo personaggio, perché così profondamente entriamo. Anche Mario Del Monaco, grande tenore italiano, uno dei più grandi, quando faceva Otello, era il migliore Otello verdiano. Infatti io ho parlato con suoi amici, anche con suoi figli, hanno detto che lui, non so, una settimana prima anche a casa era vestito da Otello proprio, era anche costume li aiutava a entrare nel personaggio proprio. Una cosa bellissima, profondamente cerchiamo di entrare nel personaggio perché per trasmettere al pubblico vere emozioni del personaggio, anche noi dobbiamo credere in questo personaggio, dare tutta l'anima. Mi permetto delicatamente di fare una domanda un pochino privata. Tu, avendo prima di tutto questa grandissima passione per il tuo lavoro, ma è la tua vita, e in più questa dinamica di entrare in un personaggio, quanto è difficoltoso poi rapportarsi con le persone che ti vogliono bene e a cui tu vuoi bene? Parlo di un ipotetico compagno, ma anche nelle amicizie devono essere persone che capiscono molto bene questo meccanismo e che capiscono che in certi momenti tu sei tu, ma anche qualcos'altro, e questo qualcos'altro cambia a seconda del lavoro che stai facendo, dell'opera che stai affrontando, se sei all'inizio della preparazione piuttosto che alla fine. Quindi come riesci a gestire i rapporti personali e l'affettività con il tipo di vita che fai? Oh, questa è una domanda molto importante e molto difficile anche perché noi cantanti lirici viviamo sempre con la valigia in mano, sempre in viaggio. Difficile costruire rapporti, diciamo, fissi di amicizie, di amori, eccetera, perché siamo sempre in viaggio. Difficile trovare persona che capirebbe, che non sarebbe magari possessiva, gelosa, eccetera. Perché io devo dire sinceramente, se io dovrei scegliere, non so, uscire a cena con un uomo o fare concerto oppure fare le prove musicali, scelgo sempre senza dubbio la musica. È stato sempre così. È stato sempre un problema perché infatti se ero in qualche anche rapporto di anche amicizia e dopo dovevamo ad esempio uscire a cena oppure andare in montagna, però dopo mi è arrivata anche la chiamata: "Sarebbe disponibile a venire stesso momento a cantare?" Io senza dubbio andavo a cantare. È stato sempre un problema, mi dispiace, io amo profondamente l'arte, tutta la mia vita è quella, e scelgo sempre l'arte. Ci sono belle amicizie, però possono funzionare secondo me con artisti, oppure con persone che sono appassionate di arte, di musica, di pittura, scultura. Ho tanti amici proprio pittori, scultori, scrittori, poeti, filosofi, persone diciamo profonde che hanno bella anima, oppure appassionati proprio di musica. Con queste persone si può creare rapporto, perché queste persone anche loro creano qualcosa di bello, io li ammiro moltissimo, come ad esempio tu fai, bellissima arte visiva, allora io ammiro persone come te, perché da sola non so disegnare, però riesco a apprezzare tua bellissima arte, è una grande ispirazione per il canto, infatti una cosa meravigliosa. Allora con grandi artisti, infatti come te, riesco a creare belli rapporti perché tutti noi siamo molto impegnati a creare arte e c'è scambio proprio energetico tra noi, una cosa bellissima, c'è ispirazione reciproca. Deve essere anche infatti questo stimolo e motivazione, ispirazione reciproca. Io con queste persone vedo che possiamo arricchirsi profondamente, possiamo trasmetterci qualcosa in comune e poi c'è comprensione, ad esempio se io parto per tournée per qualche mese oppure mia amico parte per qualche processo di creazione di sua pittura, scultura o design, io capisco questo processo, non sono, diciamo, invidiosa, non sono ossessiva, aspetto la stessa cosa. Allora secondo me tra noi artisti possono nascere queste belle amicizie che durano anni, oppure anche questi rapporti tra uomo e donna, eccetera. Questo può nascere solo o con artisti, diciamo, magari di altre professioni, perché 2 musicisti già può essere piccola competizione purtroppo, ho notato, sì, sì, nel mio passato del mio passato.
Peccato perché potrebbe essere bella armonia, però di solito non funziona. Però con 2 artisti oppure sì, sì, semplici amicizie che sono importanti secondo me. Tra artisti ci capiamo bene, ci riusciamo a stimarci reciprocamente. Secondo me è più bello il rapporto questo. Io spesso viaggiando mondo, non so, vado in America, lì faccio amicizia, non so, con direttore d'orchestra, con altri cantanti o con magari, non so, con scenografo. È bellissimo, si mantiene questi rapporti per anni, ci si manda auguri di buon compleanno, si manda i nostri lavori, ci seguiamo reciprocamente, è una bellissima cosa questa. Io ho sempre pensato che in questo nostro mondo artistico siamo veramente una sorta di famiglia e legato a Sì. questo ti volevo chiedere, per te cosa è casa? Casa è un luogo fisico oppure hai una sensazione di sentirti a casa in diversi luoghi al mondo? E magari legata anche a una sensazione di casa. Io ad esempio mi sento a casa ogni volta che sono davanti al mare, per cui in tutte le città o i posti in cui vado, tendenzialmente la città con davanti il mare, io mi sento automaticamente a casa. Tu invece il concetto di casa come lo senti? Bello. Infatti, se si tratta della natura anch'io però dove c'è la montagna, amo profondamente la montagna, come tu il mare, io la montagna. Dove sono in montagna mi sento veramente a casa, qualsiasi montagna, se sono Dolomiti italiane o Tatre polacche o in America o qualche montagna, sì, mi sento sempre a casa, in mezzo alla natura bellissima. Mi sento sempre a casa anche sul palcoscenico quando canto, mi sento veramente a casa, non ho questa, diciamo, trema. Prima di uscire sul palcoscenico ce l'ho emozioni sempre, c'è sempre questa adrenalina perché vogliamo dare meglio di noi, però quando sono già sul palco mi sento come a casa, non ho nessun stress, diciamo cerco di dare meglio, dare assolutamente tantissimo, però tranquillamente come a casa per trasmettere tranquillamente emozioni. Diciamo il mondo è nostra casa, io viaggiando molto sono stata, se ci penso, su tutti quasi i continenti, ho cantato in Australia, in Asia, tutta Europa, mi mancava Africa, infatti adesso parto per Sudafrica prossimo mese, il 13 aprile, prima volta canterò a Pretoria, Teatro l'Opera. Allora diciamo che sono stata quasi in tutti i continenti, America, America del Sud, del Nord, eccetera. E ogni volta quando viaggio mi sento come a casa, veramente, perché lì parto per viaggio artistico, c'è preparazione di opera o di concerto, allora adoro questo processo artistico, però mi sento già come in famiglia. Infatti, come hai detto bellissima frase, noi artisti siamo come una famiglia, vero? Indipendentemente se musicisti, pittori, designer, tutti siamo unica famiglia che dovrebbe, diciamo, sostenersi, darci ispirazione reciproca. Allora, viaggiando in giro per il mondo, si creano queste belle famiglie, allora mi sento come a casa proprio. Una domanda un po' ampia. Mh-mh. Quanto sei felice? Sono molto felice, devo dire che veramente sono felice perché faccio nella vita quello che amo proprio. Credo che anche tu, vedendo il tuo sorriso e quello che trasmetti, la stessa cosa. Sì, 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 siamo già, secondo me, abbiamo grande fortuna perché facciamo nella vita quello che amiamo davvero. Non posso immaginare di svolgere professione che non mi piace, alzarmi tutti i giorni alle 6 di mattina, andare, non so, qualche posto che potrebbe non farmi crescere, diciamo, spiritualmente, artisticamente. Allora, secondo me nella vita bisogna scegliere professione che dà gioia a noi stessi, felicità a noi e grazie a questo trasmettiamo anche agli altri, diamo un meglio di noi stessi a altre persone e questo è bellissimo. Se qualcuno va al lavoro con musone: "Oddio, devo fare questo lavoro, faccio solo per soldi, però lo odio." La vita non ha senso secondo me, bisogna fare cambiamento, non avere paura di questi cambiamenti. Perché veramente se perdi questo lavoro, se lo lasci perché lo odi, arriverà qualcosa di buono, però devi sapere cosa desideri dentro e realizzarti con il tuo lavoro. Ogni lavoro può dare gioia, anche umile lavoro. Ci sono certi lavori che sembrano umili, però sono lavori bellissimi. Infatti si può fare semplice pulizia, si può, lavorare in giardino, che è una cosa bellissima, anche perché lavori con la natura, puoi essere creativo, puoi creare queste piante stupende. Sono certi lavori meravigliosi proprio ogni professione può essere artistica, può essere creativa
se le facciamo con l'anima, con spirito veramente dentro, questo è fondamentale, non solo per soldi, perché se pensiamo solo a questa parte materiale, secondo me non si trasmetterà niente. Prima cosa, infatti, la passione e l'amore verso professione. Chi fa cose, ma non solo artistiche, perché quello che dicevi, io ho più di un amico che dall'ambito artistico ha aperto aziende agricole, soprattutto nel Ah, biologico, e sono bello. felici, felici. Ah, sì, ti farei una domanda tecnica che è una curiosità mia che mi è venuta mentre parlavi, e poi la domanda simpatica. Noi siamo abituati appunto, pensando all'opera, ad un certo tipo di opere, però tu hai parlato anche di opera contemporanea, quindi c'è ancora oggi chi scrive opere e come? Che tipo di opere? Sì, sì, ci sono compositori vivi che sempre compongono le opere. Sono felice che musica è sempre viva. Ovviamente questo stile è cambiato purtroppo, non tutti scrivono bene. Una volta nel tempi, non so, di Mozart, diciamo classicismo oppure barocco, oppure andando più avanti verso grande bel canto italiano, Rossini, Donizetti, Bellini, poi Verismo, Verdi, Puccini. Tutti scrivevano bene, diciamo, tutti i compositori conoscevano benissimo tutti gli strumenti orchestrali, suonavano vari strumenti, ma conoscevano anche bene la voce, strumento difficile come la voce, scrivevano bene. Non so, qualsiasi opera che io apro di Mozart che studio, sono opere difficili, però comode per la voce, non sento nessuna stanchezza, posso cantare ore e ore di queste opere. E c'è grande scrittura, c'è comodità vocale, vuol dire che il compositore era intelligente, aveva grande preparazione, conosceva la vocalità. Adesso ci sono tanti compositori contemporanei che scrivono, sì, certi scrivono bene perché basano sul passato, però dopo danno qualcosa di proprio stile creano. E certi purtroppo scrivono così a casaccio, diciamo, una nota qua, una là, salti mortali, come si dice, e non funziona così perché la voce si può distruggere in questa maniera, se non c'è bel legato, se non c'è bel, non ci sono scritti belli fiati come scriveva grande Giuseppe Verdi e tutti gli altri grandi compositori. Purtroppo, infatti, non c'è più questa qualità come quale c'era una volta, diciamo, però ci sono ancora grandi compositori. Ad esempio adesso faremo opera, Le vite senza tempo a Padova, giorno 13 di questo mese, di marzo. Opera molto interessante, diciamo. Non è così comoda per la voce, devo dire la verità, non è come cantare Mozart, però interessante, diciamo, interessante che si scrive sempre opere se è una cosa ancora viva, perché sarebbe triste se fosse, diciamo, una cosa morta senza compositori viventi che scrivono musica vocale. Ci sono, per fortuna, ci sono grandi compositori, alcuni. Recentemente ho registrato un disco anche con maestro Marco Verba, grande compositore di musica da film, ad esempio. C'è anche questa grande musica da film sinfonico. Con l'Orchestra Sinfonica di Roma abbiamo fatto musica per film che è appena uscito proprio in cinema, si può vedere Goffredo Italia chiamò, che parla di proprio poeta che ha scritto inno proprio d'Italia, Mamelli, grandissimo poeta che è vissuto pochissimo, e c'è questa bella musica drammatica con l'orchestra sinfonica dove ho cantato vocalizzi. È veramente musica bellissima, il compositore capisce la voce e funziona benissimo. Adesso lavoro anche a New York molto spesso con compositori contemporanei, specialmente questa scuola di musica contemporanea funziona a New York, devo dire, a New York, come anche per l'arte visiva contemporanea, secondo me c'è grande cerchio di grandi artisti che creano questa l'arte, e c'è anche pubblico che apprezza moltissimo. New York, secondo me, attualmente è una culla per l'arte contemporanea, sia musica che arte visive. Sono tanti galleristi, tanti musei, teatri che diciamo sono aperti per musica e opera contemporanea, opera visiva anche. Ad esempio in maggio, 22 maggio, canterò proprio per, si chiama New York Composer Circle, che faccio parte di loro, di questi compositori. Sono tutti compositori americani, anche qualche italo-americano che diciamo si è trasferito a New York. Sono compositori che scrivono le proprie musiche e hanno dentro
artisti, cantanti lirici, strumentisti classici che eseguono queste musiche. Infatti l'anno scorso ho eseguito composizione di maestro Timothy Miller, grande compositore newyorkese. È piaciuto molto, mi hanno invitato, mi hanno messo già ufficialmente sul sito di loro, esecutrice, diciamo. Allora è affascinante perché adesso questi compositori mi stanno mandando loro composizioni, io sto studiando e ho possibilità di scegliere anche perché magari qualcosa non è per la mia voce, non lo sento dentro, posso dire di no, che seguirò qualcos'altro piuttosto. Però farò proprio il 22 di maggio questo concerto a New York con compositori contemporanei, una cosa affascinante perché saranno premiere mondiali e grazie a questa musica contemporanea è viva sempre, la portiamo avanti, facciamo le premiere mondiali e se poi questa musica piace sarà eseguita in diverse parti del mondo. Anch'io, se qualcosa mi piace personalmente, come lavoro spesso con un compositore di Dallas, maestro Rentowski, lui ha origini polacche, però vive da anni ormai a Dallas. Spesso mi scrive le musiche, perché lui scrive molto bene, infatti anche sua moglie è soprano, lui capisce bene la vocalità. Mi manda queste composizioni, io porto in giro per il mondo, e vedo che piacciono proprio perché hanno qualche, diciamo, qualche armonia anche, diciamo, un po' antica verso romanticismo e qualcosa di moderno nel suo stile, secondo me migliore connubio. Però sono felice che, come nell'arte visiva, c'è grande opera contemporanea che a me piace molto, pittura contemporanea, ovviamente bella, che mi trasmette qualcosa. Già da impressionisti, diciamo, cominciato a essere un po' contemporaneo. Siamo usciti un po' da questo schema di arte figurativa, anche nella musica, anche lì con impressionismo, diciamo, con Debussy, Ravel, con scuola francese, siamo usciti da, diciamo, questo sistema armonico maggiore e minore, siamo usciti con verso altra armonia più dissonante. È diventato interessante, è diventato molto interessante. Per questo l'arte è sempre viva, sempre creiamo qualcosa di nuovo. E noi cantanti cerchiamo di eseguire una bella cosa, secondo me. Tu sei cittadina del mondo, dalla Polonia all'Italia, però ti senti più polacca o a oggi più italiana? Bella domanda, senza dubbio posso dire più italiana, ma da sempre mi sentivo più italiana, una cosa so che è strana, anche il mio cognome è Zamara, non è Mm? polacco. Io ho scoperto che ho qualche origini italiane verso Udine, queste zone Udine, Venezia, Giulia, queste zone. Avevo, mio nonno probabilmente è emigrato, oppure bisnonno, perché da sempre amavo Italia. Quando vivevo in Polonia, io amo ovviamente Polonia perché lì sono cresciuta, ho genitori lì, famiglia, però non mi sentivo mai felice 100% in Polonia. In Polonia c'era certa tristezza, erano molti tempi difficili, molto tristi. Abbiamo passato comunismo. Nel cuore sicuramente ce l'ho Polonia, sicuramente grande Chopin, grande sentimento, grande scuola che ho ricevuto, grande educazione, istruzione. Però Italia avevo sempre nel cuore. Quando vivevo in Polonia ero sempre triste, melanconica. Quando ho vinto questa borsa di studio, sono venuta in Italia e mi sono sentita subito come a casa, come tra miei, proprio non sentivo differenza. Ovviamente dovevo ancora imparare bene la lingua, eccetera, però mentalmente mi sentivo italiana proprio, sono più aperta mentalmente, perché i polacchi sono spesso chiusi, non tutti, però certi sono un po' chiusi, tristi. Io invece ero sempre positiva, ho trovato subito bellissime persone. Poi qua non esiste età, ad esempio, tutti gli italiani sono giovani. Qualcuno può avere 90 anni e veramente ho lavorato con tanti direttori d'orchestra che hanno 80-90 anni, hanno sempre questa carisma e grande energia per dirigere, per trasmettere la musica. Sono giovanissimi, sia fuori che dentro, anche fuori risultano 20 anni di meno, quasi tutti italiani. Qua c'è paese di giovani, tutti siamo giovani perché secondo me buon cibo, buona energia, l'arte che ci circonda, questa bellezza, bella natura, bel sorriso, perché non so, esci in semplice bar, gente sorridente, come stai? Si chiede proprio. E poi bellissimo, in Italia c'è grande solidarietà, secondo me quando qualcuno ha difficoltà o economiche oppure sta male fisicamente, vedo che non lo si lascia per strada, diciamo, gente a bel cuore, l'anima, sempre si aiuta prossimo. Questo ho visto in Italia che è una bellissima cosa, grande sensibilità, allora paese che amo profondamente, sono felice che vivo qua. Secondo me è il migliore paese per artisti per vivere. Infatti tanti americani mi dicono, anche tanti artisti, siamo gelosi che vivi in Italia, anche noi vogliamo, tutti amano Italia, veramente se chiedo in giro per il mondo, quando dico che vivo in Italia, dicono sono gelosa, anch'io voglio,
tutti amano questo paese proprio, come dicono certi italiani, fazzoletto di terra, però terra stupenda, ricca di cultura, di arte, di buon cibo, di bella gente, di grande storia, di grande cultura e di grande creatività, perché italiano, diciamo, è una persona, devo dire, creativa, che ogni tanto ho trovato certe persone che mi hanno invitato a pranzo, ad esempio, anche persone semplici, diciamo, senza magari non laureate, però hanno dentro sculture, pitture, dipingono, si dilettano di fare l'arte, sono creative persone, è una bellissima cosa. Riguardo a uno dei nostri portabandiera, il cibo italiano, cosa ti Oh, piace migliore. e tu cucini? Oddio, migliore cucina nel mondo, di sicuro. Purtroppo non cucino, non ho talento, bisogna avere talento, infatti, come tu hai talento per cucinare, che è una vera arte, secondo me, una vera arte creare bellissimo cibo, perché non è solo buono, il cibo italiano, ma anche bello, proprio belli colori, forme stupende. Ogni tanto peccato mangiare quando vedi qualche bel dolce italiano. Peccato veramente toccarlo perché è un'opera d'arte. Poi è buonissimo. Io sono vegetariana da tantissimi anni e qua in Italia non ho problemi di trovare proprio buon cibo vegetariano, vegano. Tutti i ristoranti offrono anche offerta vegetariana, vegana di ottima qualità. Poi in Italia mi piace molto che qua si usa verdure della stagione. Non so se c'è stagione di carciofo o drago e varie verdure, si usa queste verdure, diciamo. Se siamo fuori stagione non ci sono più queste verdure o frutta. È una bellissima cosa, si segue proprio ciclo naturale di frutta, verdura, ottimi. Amo moltissimo risotti che sono molto buoni, ad esempio, non so, risotto con radicchio, già che ho vissuto un po' di anni in Veneto, mi piace anche questa cucina veneta. Adesso sto scoprendo cucina lombarda, che anche qua abbiamo una buonissima cucina. Sicilia mi piace molto, vado spesso per concerti, anche lì hanno cucina favolosa, un po' diversa, diciamo. Però ogni regione offre qualcosa. Attualmente sono stata in Toscana, a Forte dei Marmi, anche lì abbiamo mangiato benissimo, cucina toscana, anche lì c'è offerta vegetariana. Fantastico, dove non si va in Italia trovi buon cibo, bella gente. Veramente, no. Cibo è numero uno. Non parliamo di caffè perché solo in Italia riesco a bere caffè. Quando vado in America mi dispiace caffè. No, non funziona con caffè. Devono imparare ancora. Ci teniamo, l'ultima domanda un po' simpatica e piccante, intanto vi segnalo nel commento fissato in alto i link per scoprire un pochino di più il mondo di Dominica, soprattutto sul suo canale YouTube troverete tanti dei suoi concerti, sono incantevoli. Iniziate ad ascoltarli e vi passa il tempo in un modo che porta veramente una bellissima energia. Quindi mi raccomando, date un occhio qui sotto. Grazie. Adesso l'ultima domanda. E gli uomini italiani? No, bella domanda. Mi piacciono, devo dire. Mi piacciono. Oh, che secondo me uomo italiano è un uomo passionale, pieno di passione. Questo mi piace. Secondo me sono uomini sensibili. Io conosco uomini, soprattutto artisti, diciamo, nel mio mondo artistico. Allora, fuori, diciamo, mondo artistico, appassionati di arte, non conosco tante persone. Però vedo che c'è grande sensibilità, l'anima, creatività che mi piace moltissimo, grande intelligenza perché diciamo uomo, anche donna italiana, diciamo a priori ha questo spirito filosofico, mi piace moltissimo la filosofia, infatti quando andiamo in semplice bar spesso nascono belli discorsi filosofici, anche in treno, io viaggio spesso con le Frecce, non so, tra Milano e Roma vado spesso lì. E spesso capita che sono in treno da sola e c'è qualche uomo italiano che parla con me per tutto il viaggio di filosofia. È bellissimo, bellissimi discorsi, però sempre profondi. Diciamo, devo dire che l'uomo italiano è profondo di solito, secondo me, di questi uomini superficiali di solito non ho trovato, perché non mi piace vuoto, proprio solo materialismo, vuoto e niente sostanza dentro, diciamo. Per me conta l'anima, sensibilità, intelligenza anche, deve essere intelligenza che è fondamentale per me. Se c'è grande cervello, non c'è altro, non c'è più grande stimolo per la donna, secondo me, artista, che grande cervello, grande cervello, mi piacciono uomini geniali. E qua in Italia ho trovato uomini geniali, proprio grandi cervelli che creano proprio qualcosa di grande, grandi artisti che mi ispirano, tanti scultori, pittori, filosofi, poeti. Proprio mi piacciono questi uomini, anche come persone.
non necessariamente il rapporto uomo-donna, però come persona apprezzo molto uomo così. Poi ho notato una cosa molto positiva, che uomo italiano, diciamo, cura molto la famiglia. Cioè, ho questa impressione che sono bravi padri. Sono bravi padri. Quando ho visto il rapporto tra, non so, padre e figlia, padre e figlio, tra loro di solito c'è profondo rapporto, grande rispetto. Non ho mai visto, diciamo, un uomo italiano che trascurerebbe la famiglia. Cioè, magari non conosco molto bene, però questo che ho visto io, di solito c'è grande rispetto per la propria figlia, figlio. Magari tra il rapporto uomo-donna ci sono questi divorzi, magari non funziona perché secondo me l'uomo italiano anche ha temperamento, anche come la donna, ci si litiga magari, ci si butta fuori queste emozioni. Anch'io sono così, non riesco a tenere dentro. Bisogna buttare, se ci si è arrabbiati, se siamo un po'... bisogna buttare fuori tutte emozioni positive e anche negative. Siamo un vulcano qua e poi ci si un po' scontra, c'è grande polemica, diciamo. Allora tra uomo e donna può essere grande, diciamo, tempesta, però vedo il rapporto padre-figlio è molto, mi sembra molto positivo qua in Italia. Penso che non sono madre, però questo che osservo mi sembra che è così proprio. Ho trovato questa osservazione. Sì, soprattutto la nuova generazione dei padri, diciamo dalla mia età a scendere, è cambiato rispetto ai miei genitori, comunicano Mm. molto di più. Ci siamo fatti una splendida chiacchierata. Per chi già ti conosceva, chiaramente è stato un po' un ritorno a casa, e per chi non ti conosceva, spero veramente di avervi portato una persona che a me piace tantissimo, quindi non soltanto come artista, e lì è indubbio, ma proprio una persona splendida, forte, luminosa, una donna bella dentro. Quindi ancora veramente grazie, grazie, grazie Dominica di questa bellissima intervista. Grazie carissima, è stato bellissimo essere con te, grazie per queste meravigliose domande, meravigliosa conversazione tra noi e scambio anche, diciamo, artistico, ispirazione tra noi. Spero che ci vedremo presto di persona, sarei felice e onorata di conoscerti. Sei per me grande ispirazione, grande donna, forte, con grande anche sensibilità, grande creatività, perché oltre che sei grande artista nel campo di design, fai questo bellissimo blog, allora sei giornalista, sei creativa, hai tantissime passioni, allora sei grande, grande ispirazione per me. Sono felice e fiera che ci siamo conosciute e ti seguirò sempre da tutte parti del mondo dove sarò, con grande gioia. Grazie di cuore. Grazie a te, sei un tesoro, e grazie chiaramente sempre a tutti coloro che ci seguono in questo nostro viaggio tra le persone, tra l'arte e tra la vita. Grazie di cuore.